Che confusione! Ci sono tantissime persone qui. Benvenuto al mercato, è sabato mattina. Sento un profumo buonissimo di frutta e pane. È il posto perfetto per la spesa di stasera. Guarda quelle fragole rosse, le compro subito. Fermo. Regola numero 1, mai comprare al primo banco. Perché no? Il prezzo mi sembra molto buono. Devi prima fare un giro. Confrontiamo i prezzi. Ma la frutta migliore finisce in fretta. Fidati di me, ci sono tanti banchi ottimi. Va bene, ascolto la tua esperienza locale. Ottimo, prendiamo le borse e camminiamo. Quel signore urla i prezzi dei carciofi. È normale, chiamano i clienti così. Mi piace questa vera atmosfera italiana. Seguimi, andiamo verso le verdure fresche. Voglio subito quelle zucchine chiare e piccole. Aspetta, non toccare le verdure con le mani. Voglio solo sentire se sono fresche e dure. È vietato. I venditori si arrabbiano molto. Al supermercato scelgo sempre tutto da solo. Qui l'educazione è diversa. Chiedi al venditore. E se mi dà le verdure brutte? Devi guardare bene prima di chiedere. Capisco. Uso gli occhi, non le mani. Esatto, altrimenti devi usare i guanti di plastica. Mi sembra una regola molto igienica e giusta. Guarda quella signora, anziana con il carrello rosso. Indica da lontano i peperoni che vuole comprare. Lei è un'esperta. Dobbiamo imparare da lei. Sono pronto per comprare le prime cose. Andiamo da quel signore coi baffi. Ha ottimi pomodori. Guarda questi pomodori. Sono i famosi San Marzano. Hanno una forma un po' allungata. Sono perfetti per la salsa della pasta. Il profumo è davvero intenso e buonissimo. Questo è il segno della vera qualità. Costano 3 euro. Posso chiedere uno sconto? Non ancora. Si contratta solo per grandi quantità. Ma voglio provare a contrattare subito. Per un solo chilo fai una brutta figura. Quanti chili dobbiamo comprare per avere lo sconto? Almeno 3 o 4 chili in totale. Allora prendiamo anche melanzane e i peperoni gialli. Ottima idea. Prepara bene la tua frase. Chiedo se può fare un prezzo tondo. Bravissimo. È l'espressione locale perfetta. Il signore ci guarda. Tocca finalmente a noi. Parla tu. Tieni le mani dietro la schiena. Buongiorno, 2 chili di pomodori, per favore. Poi 2 di melanzane e 1 di peperoni. Bravo, sei stato molto chiaro e gentile. Mette tutto sulla grande bilancia bianca. Guarda sempre il peso esatto sulla bilancia. Dice che il totale è 16,50 euro. Ora tocca a te. Sorridi e chiedi lo sconto.
Scusi, possiamo fare 15 euro per tutto. Vediamo cosa ti risponde adesso. Dice di no, ma propone 16 euro esatti. Accetta subito, è comunque un piccolo sconto. Va benissimo, affare fatto. Prendo i soldi dal portafoglio. Sei stato bravissimo per la tua prima volta. Ero un po' nervoso, ma è stato facile. Mettiamo tutto nelle nostre borse di tela. Ora ci serve della frutta fresca e dolce. Voglio un melone grande per il prosciutto crudo. Il banco della frutta è proprio qui di fronte. I meloni sembrano tutti uguali e molto gialli. Scegliere un melone maturo è una vera arte. C'è un trucco magico per capire quale prendere? Sì, prima di tutto devi sentire il peso in mano. Se è pesante, è pieno di acqua e succoso. Esatto. Poi devi bussare sulla bucciatura. Devo bussare come a una porta di casa. Sì, devi sentire un rumore pieno, non vuoto. Toc toc. Sento un suono molto profondo. L'ultimo trucco è annusare la parte sotto del melone. Profuma tantissimo di estate e di zucchero. È quello perfetto. Questo non si contratta mai. Hai ragione, per la qualità pago molto volentieri. La borsa è pesante, mi fa male la spalla. Resisti, mancano solo 2 cose per finire. Sento odore di mare. È il banco del pesce? Sì, il pesce fresco è coperto di tanto ghiaccio. I venditori urlano ancora più forte qui. Devono vendere tutto entro la mattina presto. Guarda quel pesce spada gigante sul banco. Noi dobbiamo comprare solo dei gamberi rossi oggi. Andiamo a quel banco con molta fila davanti. Giusto, tanta fila significa sempre pesce migliore. I veri locali sanno dove comprare bene. Mettiamoci in fila dietro quella signora con la borsa. Intanto guardo i prezzi scritti sui cartelli bianchi. Il pesce fresco ha occhi lucidi e non puzza mai. Qui profuma solo di acqua di mare pulita. Mi fido. Tocca a noi. Prepara subito i soldi in mano. Chiedo mezzo chilo di gamberi rossi sgusciati. No, chiedi quelli interi. Sono molto più saporiti. Buongiorno, mezzo chilo di gamberi rossi interi, per favore. Controlla che prenda quelli davanti, mi raccomando. Sì, sta prendendo esattamente quelli giusti. Chiedi se sono stati pescati questa notte. Scusi, sono pescati freschi di questa notte? Dice che sono arrivati alle 4 del mattino. Perfetto. Quant'è il totale per i gamberi rossi? Ha detto 12 euro. È un prezzo molto onesto. Ecco una banconota da 20 euro. Grazie mille. Prendi il resto e mettilo subito nel portafoglio. Fatto. L'antipasto di mare stasera è Sei un vero esperto del mercato rionale adesso. è molto più divertente del normale supermercato. Il rapporto umano cambia tutta l'esperienza di spesa. La mia spalla chiede davvero pietà ora. Solo un'ultima fermata golosa, te lo prometto. Sento un forte profumo di latte, formaggi. Impossibile resistere alla fantastica mozzarella di bufala.
Ci sono forme enormi su questo banco rustico. Il venditore offre dei piccoli pezzi da assaggiare. Posso prenderne uno con questo piccolo stuzzicadenti? Certo, questi sono fatti apposta per provare. Questo pecorino è un po' piccante e buonissimo. Compreremo un po' di pecorino e 2 mozzarelle morbide. Faccio io l'ordine finale. Voglio finire in bellezza. Vai tranquillo, io ascolto la tua conversazione in italiano. Buongiorno. 2 mozzarelle e 200 grammi di pecorino. Hai usato anche i grammi. Sono molto fiera di te. Il venditore prepara i pacchetti. Esame superato. Hai preso il massimo dei voti al mercato oggi. Ho pagato i formaggi. Le borse sono piene. Abbiamo verdura, frutta, pesce fresco e ottimi formaggi. Possiamo sfamare un piccolo esercito stasera. E abbiamo speso la metà rispetto al grande supermercato. I prodotti sono anche molto più freschi e profumati qui. Capisci perché amo venire al mercato ogni sabato? Sì, all'inizio la grande confusione mi ha spaventato un po'. È normale, i rumori e i profumi sono davvero tanti. Ma poi ho capito le regole. È molto divertente. Hai imparato a scegliere i prodotti e a contrattare. Chiedere lo sconto sui pomodori è stata la parte migliore. Hai risparmiato solo 50 centesimi, però sei stato bravo. È comunque una grande vittoria personale per me. Vieni qui a fare la spesa da solo la prossima settimana. Sì, ma mi serve una lista scritta molto precisa. Affare fatto. Sarai il nostro compratore ufficiale di verdure. La nostra difficile missione è ufficialmente finita per oggi. Le mie braccia sono stanchissime per queste borse pesanti. Giriamo a destra in questa stradina piccola e silenziosa. Dove andiamo? La nostra macchina è dall'altra parte della piazza. C'è una tradizione locale obbligatoria dopo la faticosa spesa. Un'altra regola segreta? Non me l'hai proprio detto. Ci si ferma sempre al bar per bere un buon caffè. Un premio assolutamente meritato dopo questo lavoro faticoso. C'è un piccolo tavolino libero fuori da quel bar. Corro subito a occuparlo prima delle altre persone. Appoggia la grande borsa a terra con molta attenzione. Fatto, vado dentro al bar per fare l'ordine al barista. Sì, 2 caffè espressi, ma niente sconti questa volta. Tranquilla, pago il prezzo intero alla cassa senza problemi. Ti aspetto qui seduta per riposare le mie gambe stanche. Torno subito fuori, la nostra colazione meritata sta arrivando.